Ciambella alle mele, senza burro, senza lievito, senza latte. Una ciambella autunnale sofficissima, profumata e morbida. Per questa ciambella ho usato 3 mele di grandezza media, le ho tagliate a cubetti e aggiunto cannella e zenzero, mezzo cucchiaino di cannella e mezzo cucchiaino di zenzero, le ho mescolate bene e lasciate da parte. Ho preso 2 ciotole e separato i torli dai albumi di 3 uova a temperatura ambiente. Nei torli ho aggiunto 40 ml olio di oliva e ho mescolato velocemente con una forchetta. Non bisogna mescolare tanto finché diventano bianchi, ma devono creare un'emulsione. Ho lasciato da parte i torli e nei albumi ho aggiunto 2 grammi di sale e 80 ml acqua fredda. Ho montato con le fruste finché sono diventate spumose e ho aggiunto metà di 120 grammi di zucchero. Ho fatto incorporare bene lo zucchero e poi ho aggiunto una bustina di zucchero vanigliato. Prima di aggiungere l'altra metà dello zucchero ho versato un cucchiaino di aceto. Ho aggiunto l'altra metà dello zucchero e l'ho incorporato bene. Quando la meringa è liscia e senza cristalli di zucchero, ho aggiunto i torli con l'olio. Li ho aggiunti un po' alla volta e lavorato bene con le fruste. Se ti piacciono i dolci fatti in casa, ti invito ad iscriverti al mio canale e attivare la campanella, così non perderai le future ricette. Grazie. Con una spatola ho dato un'ultima mescolata e ho aggiunto, setacciando, un terzo di 150 g di farina per dolci e scorza di un limone biologico. La farina per i dolci la puoi sostituire con una farina senza glutine. Ho mescolato con la spatola dal basso verso l'alto per non sgonfiare l'impasto. Ho aggiunto la farina in 3 volte. Un po' alla volta l'ho divisa in 3 e l'ho aggiunta. Se ancora non l'hai fatto, ti invito a iscriverti al mio canale, qui troverai ricette semplici e golose. Grazie. Ho preso uno stampo per le ciambelle da 22 cm, imburato ed infarinato precedentemente e ho versato metà dell'impasto. Ho aggiunto metà delle mele e ho ripetuto l'operazione un'altra volta. Se tu vuoi, puoi aggiungere le mele all'impasto e mescolare tutto e versare nello stampo, o puoi mettere prima le mele e poi versare l'impasto sopra. Fai come preferisci, la mia ricetta è solo un suggerimento. Ho messo a cuocere nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per 35 minuti. Comunque, il tempo di cottura dipende dal forno ed è meglio fare sempre la prova a stecchino. Se è asciutto, la torta è pronta. Ho lasciato intepidire la ciambella e poi l'ho tolta dallo stampo e l'ho decorata con lo zucchero a velo. Questa ciambella è una delizia, morbida, soffice e profumata. Io ti ringrazio per la visione. Buon appetito!